Salve, ogni oggetto 3D era una volta un modello 3D e se vuoi diventare un esperto di stampa 3D, oltre a iscriverti al mio canale, no, non è vero, non sto scherzando, anch'io sono un principiante molto più di voi sicuramente, ma comunque se vuoi diventare un esperto di stampa 3D, la progettazione o modellazione 3D è un'abilità che devi conoscere. Al giorno d'oggi abbiamo alcune opzioni di modellazione 3D molto potenti e disponibili gratuitamente. Sì, stiamo parlando di Tinkercad e Fusion 360. Prodotti da Autodesk, gratuiti per studenti, hobbisti e anche piccole imprese, sotto una certa soglia di guadagni annuali che adesso non vi so dire, ma non credo che le piccole imprese debbano vedere questo video per scegliere il programma adatto a loro. Bene, quindi se hai deciso di provarli, continua a vedere questo video perché vediamo quale scegliere tra i due. Né nel 2020 né nell'epoca delle stampe 3D, quale scegliere tra i due per te che stai guardando questo video, che li vedi tutti e due, li conosci tutti e due, ma non sai quale scegliere. Perché dovresti o non dovresti imparare Tinkercad? Se sei un estraneo alla modellazione 3D, Tinkercad è il programma che fa per te, perché è noto per essere semplicissimo e molto intuitivo. La maggior parte delle altre applicazioni 3D, non solo di modellazione, ha una rapidissima curva di apprendimento, che sarebbe quella che vedete qua in sovraimpressione, ad eccezione di Tinkercad, perché ha una curva di apprendimento tra virgolette facile, perché appena un utente entra in Tinkercad riesce magicamente già a fare molte cose che credeva di non saper fare, perché è veramente molto intuitivo, in quanto si inizia a progettare dalle forme basi, quindi abbiamo il cubo, abbiamo la sfera e unendo il cilindro, è molto importante, queste forme basi, usando una per creare un buco all'interno dell'altra, si possono creare cose anche molto complesse. Oltre a questo c'è una grande community dietro Tinkercad che ti aiuta quando vai a modellare, se per esempio non riesci in un'operazione. Il bello è che questa community è piena zeppa di appassionati, quindi non solo di principianti o di professionisti, ma di tutti coloro che stanno usando Tinkercad e sono appassionati di quel programma, ma soprattutto sono appassionati di progettazione 3D. Ovviamente però adesso voi potreste dire: caspita, sta riempendo di complimenti Tinkercad, ma ovviamente per essere un software così, per come ve l'ho raccontato fino adesso, ha anch'esso delle limitazioni ovviamente. Prima di tutto la dipendenza da internet. Quindi se siete sul treno, se siete anche a casa, ma stanno facendo dei lavori giù, per cui il modem non funziona più e l'internet non va, non potrai andare a modellare la tua prossima stampa, perché appunto Tinkercad è sì un software per computer, ma si accede a Tinkercad tramite il browser, quindi ci basterà andare su Google o su qualsiasi altro motore di ricerca, digitare Tinkercad 3D e entreremo all'interno del software, ma non c'è una vera e propria icona sul desktop o non lo trovate all'interno dei file del computer, perché appunto non si scarica, ma è un software cloud, software online. Un'altra cosa che a mio dire è un po' limitante è la mancanza della progettazione basata su schizzi. Dopo ci arriviamo con Fusion 360, ma che cos'è praticamente? È il poter disegnare, come si fa per esempio su AutoCAD, su una faccia del nostro modello, oppure da un disegno creare una faccia del modello o un modello intero, comunque estrudere i vari disegni che andiamo a fare con il mouse e la tastiera per poi creare il modello. Questo è molto utile quando ci serve una precisione micromillimetrica dei nostri disegni, ma non solo per questo, forse questa è la cosa più irrilevante, è proprio un fatto di comodità. Ci possiamo destreggiare in ogni faccia, anche che non è sull'asse X, Y o Z del nostro modello. Ovviamente sempre parlando dell'impossibilità di creare schizzi, ovviamente c'è l'impossibilità di creare costrizioni, cioè dire per esempio a un cerchio di stare attaccato a questa parete in modo tale che si crei un cerchio all'angolo di questi due segmenti e molte altre cose così che sì, ovviamente se noi vogliamo fare un foro nell'angolo di una parete lo possiamo fare comunque con Tinkercad ovviamente, ma così la cosa ci veniva un po' più semplice. Ma attenzione, possiamo fare le stesse cose sia su Tinkercad e sia su Fusion 360. Noi adesso stiamo parlando di facilità nell'uso e curva di apprendimento, cioè qual è meglio per le tue esigenze, ma in realtà su Tinkercad e Fusion 360, come anche in Onshape,
in tutti i software 3D puoi fare le stesse cose, proprio identiche, solo che per un programma c'è un flusso di lavoro differente dall'altro e noi stiamo appunto vedendo qual è che ti potrebbe piacere di più. Conclusione di Tinkercad, diciamo che è un buonissimo programma, perché io l'ho provato, e fai come me. Se vuoi tastare il terreno, quindi sei proprio, non hai ancora comprato la tua stampante 3D, oppure l'hai comprata da poco, o forse l'hai comprata da anni, ma hai sempre scaricato cose da Thingiverse, allora vai su Tinkercad. Inizia con Tinkercad, perché ti inizi a creare delle basi solide, capisci un po' com'è che devi destreggiare all'interno dei software 3D, che cosa è questo, che cosa è quello all'interno dell'interfaccia, e inizierai a stampare dei tuoi bellissimi progetti fatti su Tinkercad, che è un buonissimo programma. Appunto per questo, se vuoi iniziare a studiare Tinkercad, io lo dico sempre che secondo me internet è la migliore piattaforma per imparare le cose, forse anche migliore a volte della scuola, di un corso fisico, di una persona che sì, ne sa, ma non tanto quanto ne sanno le persone che stanno sulla rete. Quindi andate su YouTube, cercate Tinkercad tutorial e iniziate a vedervi tutti i tutorial finché i vostri occhi non esplodono praticamente. Ora passiamo a perché dovresti imparare o non dovresti imparare Fusion 360. Se prima abbiamo detto che Tinkercad è un programma per chi, tra virgolette, non ha le basi della modellazione 3D, Fusion 360 è per chi ha già le basi. O meglio, ha proprio familiarità con le basi, cioè sembrano una cosa semplicissima, le basi della progettazione o modellazione 3D. È un ottimo anche questo strumento di modellazione 3D che offre una precisione incredibile. Se stai cercando lavoro all'interno della modellazione 3D, della stampa 3D, o hai semplicemente bisogno di aggiornare un po' le tue competenze, le tue skills nella progettazione 3D, allora vedi qualche lezione online come le mie lezioni online che trovi su questo canale nella playlist Fusion 360. Diciamo che è uno strumento sicuramente più versatile di Tinkercad perché può essere applicato in vari settori, non solo nella stampa 3D, ma anche nel settore in cui si piegano le lamiere, oppure nel settore delle simulazioni di corpi. Inoltre Fusion 360 è molto bello perché da quando lo uso io, quindi non più di 3-4 mesi, ho visto che ha ricevuto molti aggiornamenti, il che è un bene. Perché Tinkercad in realtà l'ho usato anch'esso per 3-4 mesi prima di Fusion, ma in realtà mi è sembrato sempre lo stesso. Mentre Tinkercad ho visto che ha ricevuto degli aggiornamenti e ha ricevuto degli aggiornamenti utili, perché diciamo che non me ne frega niente se l'Autodesk rilascia un aggiornamento in cui mi cambia una cosa che non ho mai utilizzato ed è talmente inutile che non la utilizzerò mai durante il mio workflow in tutte le progettazioni 3D che farò fin quando mi scoccerò. Invece se mi aggiorna quelle piccole cose che mi danno fastidio, che mi fanno perdere tempo, allora va bene. Fusion 360, ovvero diciamo Autodesk, aggiorna il prodotto in modo da proprio migliorarti l'esperienza di progettazione. Non aggiorna cose che non ti servono a niente, aggiorna cose che vede che gli utenti toccano, vede che gli utenti usano, vede che gli utenti sfruttano anche. Poi c'è un vantaggio sicuramente degli aggiornamenti mensili, è che ci sono un sacco di correzioni di bug e miglioramenti in generale basati sui feedback. Cioè sono proprio io che dico al software questa cosa non mi va tanto bene, secondo me è sbagliata, e il team di Autodesk legge il mio feedback e dice okay, allora nella prossima versione mensile aggiorniamo il software. Quindi sei proprio tu che dici ad Autodesk fammi questo perché mi serve, per esempio, non è che funzioni proprio così, però a grandi linee sono proprio gli utenti che vanno a scegliere cos'è che vogliono. L'unica pecca è che ha una curva d'apprendimento più ripida rispetto a Tinkercad e in realtà rispetto a molti software 3D, perché ha un'interfaccia non proprio intuitivissima come quella di Tinkercad. Infatti io appena ho offerto Fusion 360 mi sono detto, ho provato a destreggiarmi un po' nel software, ma mi sono detto perché devo perdere tempo qua se so usare bene Tinkercad? E quindi sarà questa la frase che ti dirai quando scaricherai per la prima volta Fusion 360, dirai no, è meglio Tinkercad, è più semplice, riesco a fare le stesse cose, ma non demordere, perché farai questa ripidissima salita per entrare nel picco delle competenze di Fusion 360, ma poi ovviamente sarà tutta in pianura. Non posso dire che sarà tutta discesa, però sarà in pianura, proprio come una curva di apprendimento funziona. Conclusioni: per chi è Fusion 360 e per chi è invece
Tinkercad. Come ho detto prima, Tinkercad è per l'appunto chi si approccia per la prima volta alla modellazione 3D, che è destinata alla stampa 3D. Offre relativamente pochi strumenti, però se usati bene possono aiutare a realizzare dei lavori veramente fatti bene, soddisfacenti e comunque anche professionistici. Fusion 360 invece è più adatto, o perlomeno io lo consiglierei a chi ha già spremuto al massimo tutti gli strumenti di Tinkercad, tutte le funzionalità di Tinkercad, e quindi banalmente per chi di Tinkercad si è un po' stufato, di chi ha trovato di quelle piccole limitazioni un vero e proprio ostacolo che ha dovuto interrompere la sua lavorazione nel progetto. Su Fusion 360 non vi credete, si possono creare gli stessi modelli identici che si possono creare su Tinkercad. Il vantaggio è che Fusion 360, a differenza di Tinkercad, offre degli strumenti che ti fanno fare sì gli stessi identici modelli, ma in maniera più semplice, più intuitiva però solo dopo aver superato quella ripida salita di apprendimento che vi dicevo prima. Come che ho fatto io? Io, come avevo detto a voi, ho studiato ovviamente prima Tinkercad perché è più intuitivo, è anche un po' più, tra virgolette, giocoso, bambinesco, e quindi per una persona che si approccia, cioè se voi volete incominciare ad andare in bici a un'età dell'infanzia, ci andate con le rotelle, ok? E vi va bene che andate con le rotelle. Poi però vi accorgerete che facendo la prima curva con le rotelle vi ribalterete. Ed è proprio questo il significato, cioè fate come me, ho iniziato con Tinkercad, l'ho sfruttato al massimo, l'ho spremuto finché non rimanesse proprio niente che non sapessi, e poi sono passato a Fusion 360, ho fatto tra virgolette il grande passo per una progettazione più semplice, più intuitiva, sempre dopo la ripida curva d'apprendimento, e alla fine comunque leggermente migliore, leggermente più precisa, che ha reso i miei lavori un tantino migliori di quelli che avrei potuto fare in Tinkercad. Se volete imparare Fusion 360, io vi ricordo che ho una playlist didattica, tra virgolette, in cui potete trovare tutti i video tutorial in cui io uso Fusion 360 per creare dei modelli, e così potete imparare Fusion 360 tramite i miei video, in modo tale che sia ancora più semplice impararlo. Io vi aspetto. Purtroppo questo video non è uscito giovedì, non ho fatto in tempo, ma spero che ci vedremo giovedì prossimo.